Amici alla visione di A Tutto Sport, questa piattaforma YouTube nata nei mesi scorsi per condividere le emozioni dello sport triestino a tutto tondo, è un piacere ritrovarsi. Guido Roberti al microfono in una delle nostre interviste speciali che realizziamo talvolta in appoggio a quella che è la trasmissione principale A Tutto Sport con Michele Bertocchi che ci ospita qui nella sede del Capriccio, sempre una location affascinante, e Ramon Toni, il collega giornalista venezuelano con il quale è nata proprio l'idea di questa trasmissione. All'interno di questi special, come sapete, conosciamo dei personaggi e oggi in qualche maniera gioco realmente in casa, non solo per la sede del Capriccio dove sono sempre squisiti nell'ospitalità, ma anche perché intervisteremo questo ragazzo al mio fianco, Gabriel Alejandro Lopez Niño, che è un karateka di fama internazionale, visti i risultati che ha nel suo paese, nel paese per il quale compete, e con lui scopriremo un po' di più gli elementi di questa disciplina affascinante che è il karate per l'appunto. Gabriel è venezuelano ma compete, gareggia per i colori colombiani. Prima di tutto Gabriel, benvenuto quindi ai microfoni di A Tutto Sport. Grazie mille per l'invitazione, ciao amici, come ha detto sono Gabriel, sono un karateka colombiano, partecipo per la Colombia, grazie per l'invitazione, siamo qua e aspettando no parlare di male in italiano, aspettiamo essere buono e Guarda. sarà lo che facciamo. No, ti dico che guardo già Ramon sta già tremando, cioè, questo mi sostituisce all'interno Ah. della trasmissione, quindi non ti preoccupare che parli benissimo, e del resto Gabriel ha già conosciuto il contesto italiano anche grazie alle gare. Però partiamo, Gabriel, da un po' la cosa basilare. Cos'è per te il karate? Da quando lo pratichi, quest'arte marziale affascinante che poi è un percorso di vita, no? Il karate. Da quando hai iniziato a fare karate? Sì, ho iniziato, non lo so, non mi ricordo bene, ma ti dico che sarà almeno alle 4 e mezzo, diciamo per marzo, Mhm. prima del mio compleanno che è in luglio. E quindi mi ho innamorato di questa disciplina perché veramente è molto bella, sinceramente, in tutto lo che è il karate, lo che è il combattimento, lo che è il kata, tutte le cose. È splendido per farlo. Il kata è un po' la disciplina specifica, il settore proprio di Gabriel, perché il karate, come sapete, si distingue nel kata, che è un po' la parte relativa alle forme, è una sfida con se stessi più che altro, e il kumite che invece è il combattimento. Gabriel, quindi un po' come abbiamo fatto l'intervista con la Veronica Toniolo o con De Luca, che erano magari dei judoka, è salito probabilmente sul tatami ancora prima di imparare a camminare, perché avete sentito dai 4 anni e mezzo. Karate insegna una cosa, Gabriel, prima di tutto, che è il rispetto. Credo sia la parola fondamentale, rispetto per gli altri, rispetto nella vita, vero? Sì, 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 è vero, sempre il rispetto, sempre essere umile. C'è una cosa che veramente, se non sei umile, se non sei rispettuoso con le altre persone, è vero che non sei un karateka, sei una persona solo come invece dico che è una persona solo per la competizione, solo una persona in questo modo per essere glorioso, essere una persona grande, ma non è che nel suo cuore è troppo buono. È solo una persona per essere grandissima e per vedere che si fa vedere alle altre persone come io sono il troppo, io sono così. Ma no, non è questa l'idea. Bello, bello questo discorso. Peraltro, Gabriel in poco più di un anno, come sentite, parla già bene l'italiano. Penso a volte a alcuni campioni del mondo iridati. Michael Schumacher non ha imparato l'italiano pur stando 10 anni in Ferrari, quindi davvero bravo. La famiglia di Gabriel, appunto, tutta venezuelana, conosciuta qui al Capriccio, che ha sempre supportato un po' le iniziative e il sogno sportivo di questo ragazzo, Gabriel. Il percorso
successo di Gabriel è molto importante in termini di risultati. Possiamo dirlo tranquillamente, poco tempo fa c'è stato il mondiale giovanile di karate. Tu non c'eri, ma ci sei andato molto vicino. Negli anni precedenti eri sempre in corsa per qualificarti al mondiale perché di fatto eri in zona podio nel tuo ranking colombiano. Questa è comunque una gran bella soddisfazione. Sì, veramente una satisfazione perché abbiamo fatto tanti campionati, tante medaglie e mi prima campionato, mi prima gara da essere su 21, ho fatto la medaglia di oro e boh, abbiamo lasciato a troppe persone che già erano campioni in questa area, in questo sub 21. E dopo abbiamo lavorato per altri campionati, che c'era il campionato del mondo chiaramente, ma boh, se non lo abbiamo fatto è perché Dio ha detto no, ma questo non è il momento, ma sarà pronto veramente. E quindi boh, siamo con il campionato del Eje Cafetero, Mhm, che c'è una gara troppo mhm. importante e abbiamo fatto una buona partecipa e quindi abbiamo Eri contento, fatto. Sì, sì, soddisfatto sì, proprio. sono soddisfatto per la mia medaglia. Ed è qui la medaglia di bronzo conquistata in questo ultimo recente torneo, lei è Caffettero 2024, era una sorta di Olimpiade, perché mi sono informato un po', ho guardato anche i siti colombiani, c'erano una trentina di discipline riservate alle categorie giovanili, quindi una sorta di giochi olimpici nazionali, è arrivata questa medaglia di bronzo nel settore del karate kata, logicamente. Eh, le emozioni più grandi che hai provato nel karate? Hai sicuramente alcune medaglie d'oro in quelli che sono un po' quelli che per noi sono gli europei, per voi chiaramente i campionati centro o sudamericani. Ti sei laureato anche a livello nazionale, medaglia d'oro più di una volta. Ma se ti chiedessi l'emozione più grande, la più forte che hai provato, o ti metto in crisi? La domanda difficilissima. Ma veramente una domanda difficilissima Per perché metterlo in crisi. abbiamo fatto tante partecipazioni per tutto il mondo che non lo so, ma posso dirti che la mia vera soddisfazione quando ero in junior. Sì? In junior, Categoria la junior? categoria junior, la mia prima medaglia di oro che ho fatto a livello nazionale. E veramente abbiamo lavorato troppo, troppo, troppo e quindi già era la ora di una medaglia di oro e questa soddisfazione con il mio papà, con il mio allenatore che era già con me, siamo felicissimi in questo momento, davvero. Questa è la mia soddisfazione e anche altri che erano in una Job League che abbiamo fatto in Venezia nel 2023, l'anno Sì, scorso, sì. che boh, il pool, le chiave per partecipare siamo 12 persone e quindi dei 12, 8 c'era il ranking mondiale dall'1 al 15, I top, il top e praticamente. anche era il primo del ranking, che c'è un italiano che era là e boh, ho potuto vincere Sì. a un francese che era il terzo del ranking e anche adesso è il terzo dell'europea. E, Guarda, guarda in regia come contento quando dici battere un francese o un italiano, guarda in regia lì come... cioè, sì, no, ho potuto battere questi francesi e anche è stato a una millesima di punti a un millesimo, sì, sì. dal primo del ranking e quindi Caspita. questa soddisfazione veramente non ho passato alla seguente ronda, ma abbiamo fatto un buon lavoro. Assolutamente sì. Sottolineo come spesso no, le persone magari sudamericane che parlano l'italiano usano questo termine troppo, ma in senso positivo, no? È una traduzione, il troppo, abbiamo lavorato troppo nel senso tanto, nel senso di tanto, e ha questa accezione assolutamente positiva, perché il karate è affinare i dettagli, le sfumature. Ogni singolo dettaglio vale appunto un millesimo, un centesimo di punteggio. Nella formazione di questi atleti c'è chiaramente una o più figure fondamentali. La figura del sensei, la figura
dell'allenatore, dell'istruttore, di quello che ti prepara. Spesso se ne incontrano tanti in un cammino di vita. Gabriel dal Venezuela, con la sua famiglia dovette emigrare in Ecuador, poi la Colombia, ora anche l'Europa, però chiaramente ci sono i sensei ai quali ti affezioni di più, quello che magari dici, questo è la persona che mi ha cambiato dentro, non solo come karateka. Due parole per i tuoi sensei o per il tuo sensei? Va bene, questi sensei è chiarissimo le persone che mi ha aiutato tantissimo in questi cammini, in questi lavori, che è il sensei Jonathan Trompis, il mio allenatore di tanti anni, quando ero in Ecuador. Abbiamo lavorato e quindi questa persona veramente mi ha cambiato il karate, il mio pensiero e anche tantissime cose della mia persona. Ma grazie per tutto e boh, le salutiamo di qua e pronto aspettiamo vederlo di nuovo. Vabbè, facciamo un applauso allora a questo sensei Jonathan, che assieme a una famiglia, assieme alla scuola, allo studio, è una delle figure che formano poi un ragazzo o un bravo ragazzo, come nel caso di Gabriel. Ma torno all'inizio, abbiamo intervistato Veronica Toniolo, Alessio De Luca, tutti quelli che vengono dal settore marziale, guarda caso sono bravi cittadini, esemplari, che conoscono e rispettano le regole e che praticano il rispetto. Quindi noi spesso sì, parliamo, forse anche troppo, di calcio, talvolta di pallacanestro, ma anche il settore marziale merita veramente avere diffusione proprio per i valori che trasmette. Non possiamo negare, noi adesso stiamo per andare in onda qui in prossimità della Youth League 2024 a Venezia ancora, o meglio, il titolo dice a Venezia, in realtà è a Lido di Jesolo, però ho ricevuto proprio poche ore fa la comunicazione, una Youth League dei record. Sono 960 società rappresentate, quasi tutti i paesi del mondo e qualche migliaio di atleti giovanili, dall'Under 21 in giù. Gabriel Lopez ci sarà, naturalmente. Con quali motivazioni, come ti senti in questa vigilia? Anche perché il livello è molto alto qui in Europa, ma si apprende sempre comunque. Sempre si apprende, va, siamo già a quattro Mhm. gara Mhm. in questi Joe League. Mhm. E sinceramente la mia motivazione è rompere il mio record, Mhm. che è Due passaggi di due turno. passaggi di turno, Mhm. son rondas e boh, sinceramente stiamo allenando come sempre fortissimi per farlo e quindi rompere il mio record è due passaggi e boh, vincere a qualche persona che sia là. Speriamo di, magari sei un francese ancora meglio. Questo- Francese, qualche persona che sarà là, dobbiamo vincere. Dice Ramon che ride, che continuiamo a salutare. Ringraziamo naturalmente anche Michele per l'ospitalità, ringraziamo Barbara, ma ringraziamo con un altro applauso Daniele Meroi e Alessia Bertocchi, che sono là dietro per noi, quindi dietro le quinte nei lavori di regia, grafica, impaginazioni, un po' tutto quello che è il corredo e il contorno fondamentale per la nostra messa in onda. Torniamo un po' al tecnico. Karate, kata, categoria under 21. Nel karate però c'è la crescita anche in termini di cinture, Gabriel logicamente cintura nera, e di dan. Cos'è il dan? È alla fin fine un livello, no? Primo dan, secondo dan, terzo dan. Questo come viene determinato? Con gli anni, immagino, con gli anni di pratica del karate. Sì, 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 tutto dipende dell'area, del dojo di nascita, anche l'organizzazione, che dipende troppo veramente perché non è che sei adesso primo dan e dopo tra tanti anni puoi andare al secondo, tutto Mhm, dipende, ma mhm. è sempre per il tuo allenatore che ti dice, boh, eh, sei già. Promosso, dillo in spagnolo, vediamo se sono Sí, bravo io no, con lo spagnolo. eres ya Lo- listo, preparato, Pronto sei allora, pronto pronto. per avanzare al secondo dan Mhm. e anche al terzo dan e così.
Un po' di questo, ma non è che, boh, siamo con tanti anni, vai passando le cinture. Adesso Certo, sono primo dan perché non ho potuto fare il secondo, certo. ma adesso sono pronto chiaramente per farlo. Speriamo allora che possa avvenire qui, magari questa promozione, questo cammino che possa dar lustro, anche perché a ogni passaggio di Dan equivale anche un passaggio maturativo della persona. E questo è poco ma sicuro. Noi siamo quasi in conclusione di questo spazio, ci torneremo, lo potete seguire sui social network. In particolare, quale riferimento diamo ai nostri telespettatori? Instagram, dai, è quello... Instagram, Gabo Karate 2005. Cabo Karate 2005, sottoscritto sapete anche troppo, Roberti Guido, è facile da scrivere. Naturalmente il Triestina Club Capriccio è presente su Instagram, su Facebook, per cui iscrivetevi al canale, iscrivetevi un po' alle pagine, ai profili. In ogni intervista, che sia radiofonica, televisiva, web, ci sono sempre i ringraziamenti, i saluti nella parte conclusiva. Il sensei Jonathan l'hai già salutato, chi vuoi ancora salutare, ringraziare, agradecer, come dite voi, in chiusura di questo nostro spazio, Gabriele? No, va bene, ringrazio tutte le persone che siamo qui, a mio papà, a mia mamma, alla mia sorella che sta a scuola, anche ringraziamo al Bar Capriccio, Michele Bertocchi e tutte le persone che si ha indietro di noi. E boh, grazie del tutto il cuore. Regia, promosso per l'italiano, ci fanno segno di sì tutti quanti, anche lì, bene bene, assolutamente sì, è stato un piacere intervistare Gabriel. Ripeto, ero coinvolto direttamente, conoscendo bene la famiglia, gli sforzi, l'applicazione un po' nella vita di tutti i giorni, però ripeto, conoscete un po' di più il karate, questa disciplina. Grazie Gabriel, allora in bocca al lupo per la Youth League e Grazie, alla prossima. alla prossima. Grazie a quanti sono rimasti alla visione, a Tutto Sport, torna quella puntata ordinaria, logicamente con Michele Bertocchi, con Ramon Toni, con il sottoscritto, ma presto altri speciali. Buon proseguimento a tutti voi.